Benvenuti a Fuerteventura. In questo video voglio farvi vedere quanto spendo e quanto costa una settimana nell'isola. Innanzitutto ora mi trovo a Corralejo, a nord dell'isola, e sono arrivato ieri sera con un volo Wizz Air da Milano che costava 28 euro sola andata. E fortunatamente per arrivare dall'aeroporto a qui, a Corralejo, ho trovato nel volo dei ragazzi italiani gentilissimi che mi hanno dato uno strappo in macchina. In alternativa lo shuttle costa una decina di euro o noleggiate una macchina. Ora, l'appartamento dove sono ve lo faccio vedere dopo e parliamo anche di nomadi digitali nell'isola perché sta esplodendo questo tema qui. Però come sapete, quando arrivo in un nuovo posto, quello che mi piace fare per esplorarlo è correrci dentro, quindi corriamo! Andati 3 km e sono arrivato al parco naturale di Corralejo. Sono finito. Sono molto fuori forma. Poi va anche considerato il fatto che sono arrivato qui dopo mezzanotte e non sono riuscito a mangiare perché i ristoranti, causa Covid, chiudono a mezzanotte ed oltretutto gran parte del percorso era corsa sulla sabbia con un sole della Madonna perché sono uscito troppo tardi perché ero stanco. Comunque non so come farvelo vedere, ma questo è tutto il parco naturale di Corralejo che procede lungo la costa. Quella in fondo lì è Corralejo, da dove sono arrivato, ed è immenso questo posto. Prima di fare un collasso rientro piano piano e vediamo se c'è qualche app di sharing o se trovo qualcosa per strada che mi scorti fino all'appartamento. Molto molto bene. Link, vi lascio il link dell'app se la trovo. Vado a fare la spesa e poi si mangia e si beve e andiamo in appartamento. Ok, mi voglio ammazzare. È già 3 volte che rischio di cadere per fare sti video. Comunque una cosa che non vi ho detto prima, fighissimo il lungomare pieno di villette a schiera con piscina che è qua alla mia destra. Guardate che bello. Alla fine il cellulare mi è caduto 3 volte, si è solo danneggiata la cover ma siamo ancora ok. Ne è valsa la pena però, bellissimo, guardate, siamo nel centro di Corralejo, prima avevo fatto il lungomare, la spiaggia e non l'avevo ancora visto, molto carino. Ah, dimenticavo, il monopattino costa 3,62 euro per 3 km. È stato divertente, l'ho provato, magari in caso di emergenza può essere utile. Tempo di fare la spesa da iperdino. Sono già in appartamento perché il cellulare si era scaricato e avevo solo Apple Pay per pagare, quindi non ho più fatto video. 2 Pepsi, acqua, mango, pesche, affettati vari, pane, brioche per domani mattina, 2 cose salate tipiche di qua, questa con spinaci, questa deve essere con prosciutto, formaggio, avocado, uva, chewing gum. Per tutto questo 29. Se devo essere sincero, veramente caro. Ho speso 29 euro soltanto per questa roba. Comunque ora sono finito, mi faccio una doccia, mangio e poi facciamo un giro di tutto questo appartamento e vi dico quanto ho speso per stare qua. Il complesso si chiama Vista Bristol, io sono al 52E, entriamo. Innanzitutto qui abbiamo le mie scarpe che bloccano la porta, un bagnetto ben fornito con bidet anche, con bidet, bella doccia. Questa è la camera, normalissima camera da letto, 2 posti con bell'armadio, finestra sulla strada. Siamo nella parte nord di Corralejo. Abbiamo anche la TV, una cucina ben fornita con lavatrice, molto utile dato che io viaggio con pochissimo, sicuramente ne farò una. Dopodiché abbiamo il tavolino dove ho lavorato fino adesso, bel divano con mobiletto. Questa è anche una buona inquadratura per fare video perché abbiamo la luce che entra dal balcone, un'altra TV che non userò mai e il piccolo balcone con vista su strada purtroppo. Questo monolocale con piscina, lounge e palestra l'ho pagato su Airbnb e tra l'altro dovrei anche avere un link bonus di Airbnb, ve lo lascio in descrizione se lo trovo. L'ho pagato 350 euro, quindi per 7 notti 50 euro a notte. In realtà un po' di più della media qui a Corralejo perché siamo in altissima stagione e io ho prenotato il giorno stesso prima di arrivare. Quindi riuscite a trovare anche a 40-35 euro a notte dei buonissimi monolocali. Buonasera, loro sono Nicolò e Ica. Hanno un canale YouTube e un'attività concentrata su Fuerteventura, quindi non potevo trovare persone migliori per presentarmi l'isola. Buonasera. Piacere Riccardo. Piacere Nicolò. Piacere Riccardo. Ica. E lui? Posso stringere la mano anche a lui? Riccardo, il tuo omonimo.
come te. Piacere Riccardo. È l'ultimo arrivato, il piccolino qua. Nulla, che quindi qui siamo a Coralejo. E Coralejo è diventato un po' la patria degli italiani. Secondo me la zona migliore per venire in vacanza a Coralejo non è in Cittavecchia, sebbene noi comunque abbiamo delle case vacanze in gestione qua, rimanere verso le dune di Coralejo. La maggior parte della gente va appunto a Fuerteventura per godere del parco naturale delle dune di Coralejo, Che è a 3 km da dove sono io. In linea, sì. L'ho corsa stamattina, L'hai quindi corsa 3 stamattina. 3 km giusti. Facile da raggiungere per un ragazzo alto, bello e giovane come te. Madonna, anche perché mi emoziona. 7 anni in meno di me. Magari per una famiglia, sai, è probabilmente migliore fare due cose. Uno, essere in una zona estremamente vicina a una spiaggia accessibile da tutti, specialmente in un periodo come quello di adesso, che comunque c'è tanto turismo. Non quest'anno, chiaramente il Covid ha tagliato le gambe anche in questa zona del mondo, e avere un autonoleggio, cosa che tu non hai fatto, Rick. Cacchiarola. Ma perché io puntavo su noleggiare un motard, così mi sarei divertito di più, capito? Ecco, e qui invece scoprirai che è una cosa che fanno davvero in pochi, noleggiare moto. Anche lì si parte sempre dal presupposto che posto caldo, si può stare tutto il giorno in cabrio, tutto l'anno. Tiravento, ma in realtà non ci sono autocabrio nell'isola, se non pochine adesso, e ci sono pochissime moto, stanno aumentando negli ultimi anni. Se tu venivi qui in vacanza 5-6 anni fa non trovavi praticamente autocabrio e non trovavi moto. La stragrande maggioranza di chi c'è qui, che ha locali commerciali, sono italiani, e infatti in questa zona dell'isola si può tranquillamente venire qua e parlare italiano. Questo può essere un punto di forza, ma al contempo anche un punto di debolezza, perché gli italiani spendono meno. Perché gli italiani spendono meno ma vogliono tanto servizio. Quindi i locali commerciali che ci sono qua devono mantenere un livello di qualità estremamente alto, ma allo stesso tempo non si possono permettere di gonfiare i prezzi, perché altrimenti non avrebbero risposta dal mercato. Chiaro. Un locale di questi qui, in questo momento, nonostante 1 anno e mezzo di crisi pandemica, può tranquillamente venire a costare 3.500 euro al mese di affitto. È davvero difficile riuscire a venire in possesso di queste mura, di questi negozi, che sono stati acquistati 15, 20, 30 anni fa, e oggi i proprietari, che sono i veri ricchi di quest'isola, vivono praticamente di queste rendite. Capito. Ma io ho sentito tantissimo parlare di nomadi digitali, di tantissime persone che si sono spostate qui per fare smart working. È vero o ti dico, sono arrivato qua e sì, non così tanto poi però in realtà. Ce ne sono tanti, ma non così tanti a Coralejo. Tantissima gente che sceglie Fuerteventura, a differenza di Gran Canaria o Tenerife, perché oramai si parla tanto di Tenerife o Fuerteventura, sceglie quest'isola per stare leggermente fuori. Quindi bisognerebbe guardare zone come la Oliva, la Jares, El Cotillo, che sono molto zone hippie, ma per hippie dobbiamo intendere non l'hippie che viene qua e non ha una capacità monetaria anche di riuscire a coprire quello che sono i costi di quest'isola, perché comunque non sono dei costi bassi, ma tante volte parliamo del tipico radical chic, quindi si sta un po' spostando su questo tipo di clientela, non ovunque chiaramente. Ok, questo era solo un assaggio. Con Nicolò abbiamo già girato alcuni video più approfonditi, iscrivetevi e li vedrete presto. Ho fatto una prova della terrazza del mio residence, molto carina, purtroppo sono arrivato dopo il tramonto. Comunque bruschetta più coca zero, 7,50. Per nulla male, la prossima volta devo arrivarci prima del tramonto, così facciamo anche dei video carini, e domani mattina mi butto in piscina. E alla fine, al posto di andare in piscina, oggi si fa un corso di kitesurf che durerà per i prossimi 5 giorni. Mi sono fermato a fare di nuovo la spesa, ho speso 4,17 euro per un'altra Pepsi Zero e un po' di pane e una brioche per domani mattina. Pensavo che mangiassimo in mezzo alla lezione di kite, invece siamo andati via dritti, e tra l'altro lì era la scuola in mezzo al parco naturale di Coralejo, quindi non c'era neanche nulla da mangiare. Non vedo l'ora di arrivare a casa e desfarmi di cibo perché ho una fame boia, sono le 4:30 e ho appena guardato il video e sì, sono bello rosso. Tra l'altro dimenticavo, le lezioni di kite sono 5 lezioni da 4 ore, più se vuoi rimani lì a praticare per altre 3 ore con quello che ti lasciano, e ho speso 520 euro. Non è
Poco non è neanche tanto, perché se si confronta il costo delle lezioni con quello in Italia, magari al lago di Garda o al lago di Iseo, potete vedere che costa molto di più. Quindi ci sta, è anche un bellissimo ambiente per fare kite. Oggi ci hanno spiegato che lì nel parco naturale di Corralejo le persone iniziano il pomeriggio, infatti quando stavamo andando via si stava riempiendo. Oggi abbiamo fatto soltanto teoria del vento e pratica con la vela. Molto interessante, sono eccitato di andare in acqua domani, ci portano in barca. Adesso vado in farmacia perché ho una cicatrice fatta quest'estate perché mi sono tuffato in una piscina non abbastanza alta. Vediamo anche quanto costa la farmacia. Crema cicatrizzante 8,95. Speriamo che funzioni. Lo dico un'altra volta perché me lo chiedete sempre. Io pago sempre con Curve e per chi viaggia abbinata a Revolut penso che sia la scelta perfetta. Se non sapete di cosa si tratta, andate a vedere la mia recensione. Io comunque vi invito a provarla perché è completamente gratuita e se usate il mio link invito un amico che trovate qui sotto in descrizione otterrete anche 5 euro bonus al vostro primo pagamento con Curve. Seconda mattinata di kite. Ieri sera alla fine sono andato a mangiare su sto posto che si chiamava Tapas Oscar. Era buonissimo, tutto a base di capra perché ho mangiato formaggio di capra e capretto fritto con ovviamente contorni. Devastante, consigliatissimo, segnatevelo perché veramente buonissimo e ho speso 29,75. Il prezzo è anche onesto considerando quello che ho mangiato. Da quello che ho capito, capra perché qui ci sono un sacco di capre perché è uno dei pochi animali che può bere acqua salata e qui c'è tanta acqua salata. Oggi si inizia con la muta. Aspettando il tipo in barca che è andato a vedere se c'è vento perché se non c'è vento non usciamo in barca. Sempre la natura di mezzo. Buongiorno! Ieri sera sono tornato a casa esausto dal kite, purtroppo non sono riuscito a filmare nulla perché in barca non c'era spazio, però mi hanno fatto comunque un paio di foto mentre mi sto ammazzando. Ieri è stata una giornata di prova e penso di non aver mai bevuto così tanta acqua. Comunque oggi, che è il terzo giorno, dovrebbe essere il giorno che dopo tantissime prove, tantissime cadute, dovrei riuscire ad andare. Dopo essere tornato a casa ho fatto una piccola spesa da 6,73 euro e la sera ho fatto un giro a Corralejo con gli italiani che ho conosciuto in aeroporto e per 2 sangrie e 2 robe da mangiare ho speso in tutto 25 euro. E stamattina, perché non provare una colazione al bar, ho portato via con me anche il Mac. Speriamo di trovare una buona connessione e speriamo che non ci spennino. Onestissimo, cappuccino, brioche, focaccia e coca zero a 10,90 e tra l'altro avevano un internet veramente mostruoso, quindi ci tornerò ed è attaccato a dove ho l'appartamento. Terza lezione di kite, ho speso 3,20 euro per il monopattino per arrivare fino all'imbocco del parco naturale di Corralejo, poi più avanti non si può lasciare, quindi procedo a piedi, ho un po' di strada. El río fluye, nunca solo está, solo está. Appena finita la lezione di kite e oggi mi sono divertito un sacco, sono riuscito a prendere e alzarmi diverse volte, quindi credo che bene o male in autonomia riesco a fare qualcosa. Ora sto andando, camminando piano piano, a vedere se riesco a prenotare delle partite di paddle. Voglio giocare, vediamo se c'è qualcuno che gioca con me. Cuando el enojo aumenta. Fighissimo, sono entrato e mi hanno già detto vai a prendere le scarpe e giochiamo, tra 20 minuti gioco. Purtroppo avevo queste e ho finito anche la prima lezione di paddle. Domani ne ho già prese altre 2 perché mi sta caricando troppo, per un totale di 79 euro. Sto carburando. Ieri ho dimenticato di dirvi 2 spese. La prima è una crema protettiva presa apposta da 100 ml per 5,15 euro. Fortuna che l'ho presa perché se non l'avessi messa anche ieri probabilmente la pelle non ci sarebbe più. Comunque un'altra spesa che mi sono dimenticato è quella per il monopattino per tornare a casa, prendere le scarpe e ritornare con le scarpe per giocare a paddle, che tutti e 2 i viaggi sono 4,86 euro mi pare. E poi sempre ieri sera abbiamo mangiato a Oscar Tapas, quello dove ho mangiato il capretto la prima sera, buonissimo, e abbiamo speso per un mix di tapas 22,55. Ottimo. Mentre stamattina altra spesa per 9,56, acqua, robe per fare colazione, per pranzare oggi e per pulire i vestiti con la bellissima lavatrice. Questi cannoli non sono la cosa più salutare,
Però dopo ieri, dopo 4 ore di kite, dopo facciamo una lezione oggi di paddle, un po' di calorie in più non fanno mai male, zuccheri. Sarebbe meglio fare altro. Vabbè. Seconda lezione e la pelle si sta scuoiando. Vamos. Alla fine, dopo la lezione di paddle, mi hanno anche messo in mezzo a una partita, quindi oggi ho giocato per un totale di 3 ore e mezza a paddle e mi ha preso bene. Ho già preso le lezioni per la prossima settimana. Ho preso un pacchetto di 4 lezioni a 80 euro e adesso che sono finito mi sono fermato a prendere una pizza gourmet da Sporto, 11,50. Allora, prima di mangiarmi la pizza, che tra l'altro sembra di ottimo aspetto, mi sono dimenticato di dirvi che anche oggi ho fatto 3 giri in sharing, in monopattino, per un totale di 7,18 euro, che in realtà mi va benissimo perché sono all'interno di Corralejo e con il monopattino mi muovo ancora più velocemente perché riesco ad andare sulle strade pedonali e quant'altro. Tra l'altro mi hanno detto, mi sono informato, che qui i vigili sono molto assassini con macchine, moto e quant'altro, quindi forse è anche meglio per movimenti brevi. Io ho fatto soltanto da qui al campo di paddle, però ovviamente se uno vuole visitare l'isola prende qualcosa in noleggio, cosa che penso farò nei prossimi giorni. Ora lasciatemi mangiare, a domani. La cosa mi ha preso talmente bene che mi sto guardando la finale dell'Open di Sardegna in differita. Mi do il padel. Oggi siamo in preparazione perché si vanno a registrare video molto fighi sugli investimenti immobiliari a Fuerteventura. Ragazzi, sono elettrizzato perché oggi andiamo a scoprire il mondo degli investimenti immobiliari a Fuerteventura e vediamo se c'è anche qualche opportunità. Ma buongiorno! Buongiorno! Sono ustionato, non abbronzato. Mamma mia! Ah, ma si può fare colazione dolce anche qui allora? Eh sì, perché qua è solo pane e... Allora, qui è pane, tomate, Ok. pomodoro o formaggio di capra o tutte e tre le cose messe assieme. Ah, e buongiorno. E buongiorno, Carico chiaramente, anche. bello tosto. Se no noi la possiamo fare anche dolce, quasi solo Corralejo, diciamo, Comunque 4,55, quindi anche onesto come prezzo. Tieni conto che negli ultimi 5 anni i prezzi sono praticamente aumentati del 30%. Ah, ok, quindi era una ancora volta più onesto. Era estremamente onesto. Oggi si sta allineando con il mercato. Mangiamo. Buona colazione. È stata tosta. 2 ore e 40 di video. Solo? Solo. Pazzesco, grazie mille. Madonna, grazie a te. Si mangia e ormai sono di casa in questo posticino dove c'è il wifi ottimo e sto copiando tutti i file. Dolcetto. Il tutto per 13,50, iper consigliata. La bottega è vicino a un Superdino, infatti adesso vado a fare la spesa. Pesche, frutta secca, coca zero, tutte robe che mangerò mentre faccio paddle oggi. Oggi ho una lezione e 2 partite, 3 ore di paddle. È bellissimo, mi ha preso troppo e basta ora. Il mio obiettivo è diventare il campione numero 1 di paddle in Italia. Il discorso paddle sta un po' delirando e mi sto ammazzando. Non so se notate il gomito destro. Ho uno gnocco non indifferente. Che bella bomba. E fa anche malino. Buongiorno. Ieri sera stavo a pezzi. Dopo la lezione di paddle ho fatto una partita nel campo comunale, bellissima, c'era la vista dall'alto a fianco alla piscina, molto figo. E dopodiché ho fatto anche un'altra partita per un totale di 4 ore e mezza, 5 ore di gioco del padel. E mi sta pigliando talmente bene che ho preso la prima racchetta dopo averle provate tutte perché me le hanno fatte provare a lezione. Ho preso la D-Power Control 3.0. Una signora racchetta che mi è costata 250 euro, però va che è una goduria rispetto a quelle che mi affittavano. Poi ieri mi sono dimenticato di dirvi che le 2 partite che ho fatto ho speso 5 euro e 3 euro, quindi 8 euro, e con i crampi prima di tornare a casa mi sono fermato dagli italiani che ho conosciuto il primo giorno perché Riccardo compieva gli anni e ho bevuto una roba e ho speso 15 euro. E per muovermi tutta la giornata, per andare da un punto all'altro, ho sempre usato il monopattino e ieri ho speso 17 euro di monopattino perché ho fatto una valanga di viaggi per andare a registrare il video, per andare alla prima partita di padel, per andare alla seconda partita di padel. Insomma, ieri forse sarebbe
sarebbe stato meglio affittare un mezzo, però vabbè, così è comodo, cioè lo prendi, lo lasci, c'è comodità, però costa. Ormai sono di casa alla bottega, oggi ho fatto colazione e pranzo per 15,50 e nel mentre ovviamente ho sfruttato la loro connessione e ho lavorato. Allora, ferma tutto così facciamo un conto tondo. Ora sono passate 7 notti e 8 giorni, sì, io sono avanti nel tempo, mi trovo già a Dubai e se volete sapere sempre dove sono andate a seguirmi su Instagram. In queste 7 notti e 8 giorni abbiamo speso in totale 1.567 euro e 71 centesimi, che sì, sono tanti, ma considerate anche il fatto che 520 euro sono stati spesi per il kite e 417 euro sono stati spesi per il paddle, che potete o non potete fare, però immagino io, siamo a Fuerteventura, quindi uno sport acquatico, almeno il surf, va provato, perché lì vanno veramente fortissimo. Comunque, se togliamo queste due spese, il totale è 630 euro e 71. Quindi, secondo il mio parere, quest'isola, Fuerteventura, tanti mi hanno detto che costa poco, ma in realtà sì, magari l'alloggio costa un po' meno della media italiana, perché ho speso 50 euro a notte, anche se poi in realtà si possono trovare alloggi per molto meno, però il resto si allinea moltissimo al costo di una città media italiana, tipo Padova, dove sono originario. Poi, se devo fare un piccolo commento all'isola, anche se poi ne parleremo nei futuri video, Fuerteventura secondo me è un'isola dove si va per fare vacanza. Io non ci tornerei mai con l'obiettivo di andare lì a lavorare da freelancer o da libero professionista. Poi magari sì, per gli amanti della natura può essere un ottimo luogo, però io che sono sempre in cerca della dinamicità, della novità, di movimento, questa non è l'isola adatta a me. Ovviamente ci sono pro e contro, per una vacanza è ottima. Detto questo, iscrivetevi così non vi perdete tutte le future avventure, andate a dare un occhio su Instagram se volete sempre vedere dove sono e cosa sto combinando, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!